Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiungere un interruttore a pressione alla Jumper T Pro. Uno dei problemi di questa radio è l'assenza di un interruttore da dedicare all'ARM, in quanto la versione base dispone solo di 2 interruttori momentanei. Jumper, ascoltando il feedback della community, ha creato questo accessorio che mette le cose a posto. Si tratta della cover posteriore con un interruttore a pressione al posto di un potenziometro, da mettere in sostituzione a quello originale che ha 2 potenziometri. La cover, a parte l'interruttore, non ha nient'altro, quindi dovremo recuperare il potenziometro sinistro e le altre parti dalla vecchia cover. Vediamo quindi come montarla e come fare le configurazioni su OpenTX o EGTX. La prima cosa da fare, se l'avete montata, è rimuovere la placca per i moduli esterni. Poi apriamo la Jumper T Pro svitando le 10 viti che ho evidenziato in questa schermata. Ovviamente rimuovete anche le batterie. Dopo aver tolto le viti, il coperchio si sfila molto facilmente, attenzione però che ci sono dei fili collegati tra le due parti. A questo punto dovremo rimuovere tutto quello che c'è nella vecchia cover, partiamo svitando queste 4 viti dei potenziometri. Ora è venuto il momento di smontare i contatti per la batteria. Per quanto riguarda i poli positivi sarà sufficiente spingere verso il basso la linguetta, fate in modo che il cavo rosso sia verso l'interno e accompagni la linguetta verso il basso. I poli negativi invece si sfilano molto facilmente tirandoli verso l'alto. Concludiamo rimuovendo il modulo interno svitando prima queste 2 viti. Dopo aver rimosso questa piastra svitiamo queste altre 4 viti. Adesso mettiamo in posizione la nuova cover. Poi sfiliamo il connettore del potenziometro destro che verrà sostituito dall'interruttore a pressione. Ok, ho già rimesso i contatti della batteria e il potenziometro sinistro, non mi rimane che montare di nuovo il modulo interno. Inizio fissando le prime 4 viti. Poi posiziono sopra la seconda scheda e rimetto le sue 2 viti. A questo punto richiudo il coperchio. Ok, come vedete ho avvitato di nuovo le 10 viti, inserito le batterie e posizionato nuovamente l'alloggio per i moduli esterni. Non mi rimane che accendere la T Pro. Alla prima accensione potrebbe essere richiesta una calibrazione, questa potete anche saltarla perché prima di calibrare la radio bisogna modificare delle impostazioni. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo alla pagina hardware. Quindi scendiamo verso il basso e in POTS scegliamo S2. Ora ci spostiamo su POT VDET e lo cambiamo in POT. A questo punto possiamo calibrare la radio. Centriamo gli stick. Muoviamo gli stick a sinistra e a destra. E in alto e in basso. Poi muoviamo il potenziometro e premiamo il tastabottone. Quando abbiamo finito clicchiamo Enter e indietro per uscire. Perfetto, abbiamo finito. Adesso la Jumper T Pro ha un tasto a pressione da dedicare all'ARM. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.